So che già in seconda media si parla di preliminari di sesso orale. Urca. Cioè io mi è capitato ragazzini di seconda media che mi han detto: mi ha fatto questo, mi ha fatto quell'altro." Le prime volte ti sei concentrato su: "Oddio, come metto il preservativo, l'erezione, terrò, verrò subito." Tutte queste cose qui lì, non puoi avere sicuramente quella sicurezza nel saper dove andare, nel saper cosa toccare, cioè quindi se tu t è frustrante poi perché non potrai mai avere quel risultato e quindi se tu ti confronti con il porno ti senti un cretino. Oh, siamo tutti un po' Ciao ragazzi, benvenuti a Provinciali. Ringrazio Radio Materia, così Orlando è contento. Ringrazio i ragazzi della regia, grazie Bor, grazie Leo e grazie allo Spazio Materia e grazie a tutti voi che ci state ascoltando e state crescendo. Mi raccomando, seguiteci. Stasera abbiamo un ospite che ci ha consigliato Chiara, quindi Grazie Chiara. grazie Chiara. Umberto Torre, pedagogista ed esperto in educazione sessuale. Ciao, ciao a tutti. Grazie Vai. per l'invito No, innanzitutto, eh. grazie a te di aver accettato. Allora, partiamo dalla domanda più semplice che facciamo Vai. ormai di rito: qual è il tuo posto preferito in provincia? Posto preferito in Sì, provincia? Lago okay. Maggiore, Angera, Rocca di Angera. Ah, okay. Rocca di Angera si chiama, no, il castello? Sì. No, Rocca di Angera, sì. Oppure il Santeremo. Mh, Santeremo. okay, Io sto okay, sparando i nomi sì. giusto, Santeremo? Sì, l'Eramo, quello di Eremo di Santa Santa Caterina, Caterina. non Okay, Eremo di Santa Caterina. okay. Sì, sono affezionato a quel posto perché, in barca mi piace andare sotto con la Mh-mh. barchettina e fare il bagno lì, secondo me, sembra in provincia, al mare, cioè adesso dico per modo di dire mare, ma in un posto totalmente in vacanze, ce l'hai a 10 minuti da casa, un quarto d'ora da casa. Okay, okay. Eh, Perché te di dove sei? Gallarate, Okay. Gallarate. Te sei di Gallarate e Lavoro fai a Galla peda esatto, lavoro a Gallarate, la mattina lavoro a scuola, mh-mh. alle scuole superiori, okay, e il pomeriggio invece ricevo privatamente in studio e il centro si chiama l'Arcobaleno, Okay. okay? Okay. Vuoi dare qualche informazione già così da Instagram o qualcosa? Sì, allora io ho una pagina Instagram, Umbitorre Pedagogista, Mh-mh. dove pubblico, u il mio lavoro che io intendo in maniera artistica, nel senso che, Okay. uso tanto la musica, quindi magari metto dei post con delle riflessioni musicali legate ai testi, soprattutto nel rap, mi piace usare proprio per comunicare con i ragazzi questo genere, e pubblico un pochino quindi quello che faccio, gli eventi, il lavoro in studio, ma soprattutto il lavoro a scuola, perché comunque è quello dove trovo più materiale per comunicare anche sui social, soprattutto Okay. l'educazione sessuale, ecco, che è una cosa che faccio molto volentieri, e trovo che sia appunto a livello di divulgazione in questo momento storico molto importante. Ci siam battuti tanto noi educatori sessuali per riuscire a portare questo nelle scuole. Finalmente sembrerebbe che i progetti inizino ad arrivare, finalmente. Nonostante tutti i divieti. Nonostante tutti i divieti, nonostante tutti i Voi ce divieti. la fate. Sì, 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 dai, sì, ce la facciamo. Allora partiamo un po' dall'inizio. Vai. Come nasce il tuo approccio alla pedagogia e perché cioè non è scontato avere comunque un pedagogista maschio, no? Sì, è vero che è un mondo di donne, è Mh-mh. vero, un mondo di donne, tant'è che, colleghi maschi allora in studio da me ad esempio non ne ho, Okay, solo donne. Perché è vero è un mondo prettamente femminile. A scuola magari, ecco, con i docenti già trovi il docente uomo, ci certo. mancherebbe, magari l'educatore uomo, certo, quello sì. Però, sì, allora io penso che parlo per me, okay, però perché secondo me è un lavoro prettamente femminile? Perché richiede una sensibilità, un'empatia elevata. Tendenzialmente si associa questa empatia e sensibilità al genere femminile. Tendenzialmente l'uomo è un po' più rude, un po' più chiuso, fa fatica a connettersi con la parte femminile dentro di sé, cosa che invece io personalmente non faccio, cioè non faccio assolutamente fatica. Io già dalle scuole elementari mi trovavo molto bene a parlare con le cioè ragazzine, bambine alle scuole elementari, avevo tante amiche femmine, e avevo tanti amici maschi, cioè non c'era differenza per me, nel senso che mi piaceva parlare con entrambi e questa cosa ad esempio, non era così comune, anzi si faceva spesso magari la femminuccia si faceva un po' di battaglia, che: "Oh, che schifo, no, i bambini." Invece a me piaceva proprio stare con le femmine. Questa cosa mi ha permesso negli anni, secondo me, anche poi alle scuole medie, scuole superiori, eccetera, di capire sempre meglio forse l'universo femminile
e di connettermi con la mia parte femminile, intendo dire la parte più sensibile ed empatica, che ho sempre avuto molto sviluppata. Quindi è stato quasi una scelta naturale quella di lavorare in questo mondo, perché ti trovi poi alla fine delle scuole superiori e devi prendere una scelta. Cosa fare nella vita? E non lo sai di preciso, cioè non sai bene la professione che farai, però sai l'ambito. E quando io ho dovuto capire l'ambito, ho detto: "Beh, ma io devo lavorare nel mondo dove posso mettere a frutto una mia predisposizione naturale, che è sicuramente l'empatia, l'accoglienza, l'ascolto e tutto quello che può essere il capire l'altro e cercare di dargli una soluzione", che è una cosa che ho sempre fatto già di Mh-mh. mio coi miei amici, eccetera, no, e quindi ho detto: "Va bene, scegliamo degli studi che vanno verso quella direzione, che sia psicologia, scienze dell'educazione", comunque era quell'ambito lì. E da lì poi è stata una scalata naturale. Ho fatto scienze dell'educazione, e poi ho scoperto che non mi bastava la triennale, volevo di più, e ho fatto pedagogia. E quindi niente, poi, appunto, sono diventato pedagogista. Fondamentalmente le mie ragioni sono state una predisposizione naturale e la voglia di aiutare le persone, che è una cosa proprio innata, secondo me, da quando sono piccolino. Mh-mh. E quindi, ripeto, Okay. e spesso questo lo dico anche ai ragazzi, cioè, e a chi lavora nel settore educativo, cioè capire il potenziale, non il deficit di chi hai davanti. Cioè, se io sono a scuola e voglio veramente aiutare qualcuno davanti a me, un alunno o un'alunna, non è tanto: "Ah, fai schifo in matematica e quindi ti bombardo su quella roba lì." No, vai bene in, che ne so, adesso sparo, in lettere, sei bravissimo, parli benissimo, sei un oratore, cioè cavolo, io va bene, matematica arriviamo alla sufficienza, poi non ti devi spaccare a metà, ma invece ti bombardo su quello che sei bravo e ti porto al massimo di quella Le tue roba lì. Eh potenzialità. sì, cioè se la scuola dovrebbe fare questo. Se facesse questo, ognuno poi è portato a seguire la sua predisposizione naturale, poi in futuro può farci un po' quello che vuole, però quantomeno non è la frustrazione di essere bastonato sulle cose che non sai, okay, ma anzi di essere potenziato in quello che sai. Cioè, Te che secondo me scuola hai fatto? io ho fatto il liceo delle scienze sociali alle Okay. superiori, che A adesso Gallarate. sì, che adesso è il liceo delle scienze umane, Sì. chiamato così. Indirizzo economico sarebbe oggi, perché comunque ho fatto anche diritto, filosofia, eccetera. E poi appunto il percorso che ti ho detto all'università. Hai sentito questa cosa che non ti valorizzavano nelle tue potenzialità? Tantissimo, ma non alle sì, beh, alle superiori meno. Okay. Alle superiori già si cominciava a capire un pochino, no, io ho avuto un bruttissimo percorso dalle elementari alle medie. Mh. Cioè, dico questo perché, io all'elementare, io vabbè, ho detto la matematica non per altro, io faccio schifo veramente in matematica, cioè nel senso, è una cosa che non mi è mai appartenuta, però non ho mai avuto dall'altra parte qualcuno che capisse questa cosa in modo della serie: "Okay, cerco di aiutarti per arrivare alla sufficienza magari, e va bene così", no, invece no. Alle elementari mi ricordo questa cosa, io venivo chiamato alla lavagna con quello bravissimo che sapeva fare i calcoli a mente e faceva la gara di tabelline. Io ci mettevo una vita a fare i calcoli a mente, chiaramente questo pa, 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 e io rimanevo lì come uno scemo, capito? E mi ricordo la maestra che guardava lui della serie: "Sei un figo", e io: "Sei un povero scemo". E arrivava un altro e io stavo, cioè mi ricordo proprio questa umiliazione eclatante. Questa come alle medie, quando la professoressa di matematica comunque mi chiamava fuori, io rimanevo bloccato, perché poi io sono anche discalculico probabilmente, poi adesso non me ne frega più niente, però, non si diagnosticavano i Sì, sì, DSA sì. all'epoca, quindi tu potevi essere discalculico, la calcolatrice adesso ce l'hai, all'epoca no. Io non sapevo fare i calcoli, non riuscivo a fare i calcoli, non riuscivo a visualizzare i numeri nella mia testa, quindi per me era complicato. E la prof, mi ricordo, di matematica, anche lì mi trattava con molta sufficienza. Io avevo de buono potenziale in storia, nelle materie umanistiche. Si è sempre reputato una persona che parla, comunque che cerca di la storia a me piace tantissimo, però non fregava niente a nessuno che io fossi magari bravo in quella cosa lì. E quindi poi anche le professoresse di quella materia venivano influenzate da quella di matematica, magari dalle quelle più tecniche, scientifiche, e quindi vabbè io ero mediocre, punto. Tant'è che la cosa che io dico, e lo racconto perché spesso, è che io ero stato indirizzato con l'orientamento alle scuole medie come CFP, scuola professionale. Niente contro, ci ho lavorato al CFP io. Io, so cosa vuol dire quell'ambiente e so chi va a fare il CFP, chi ha delle predisposizioni pratiche, manuali magari. Cioè io non so neanche mettere una mensola, io faccio cagare a fare tutto ciò che è manuale. Si può dire cagare qua? Sì, puoi dire tutto quello Ah, che vuoi, uno okay. spazio libero. Ah, perfetto. Spazio libero No, materia. no censura, okay, Sì, perfetto, lo grandi, diciamo. va bene. Okay, no, 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 non si sa perché altri poi vabbè, okay.
Cioè, nel senso, io sono una persona più impacciata dal punto di vista manuale, Sì. non so montare un mobile, non so mettere una mensola, se cucino lancio tutto per cioè, capisci? Cioè, e tu mi dici No, di andare a fare un capisco. cioè, vuol dire che non hai capito niente di me, niente. Quindi è proprio il contrario di quello che dovrebbe fare la scuola. Fortunatamente ho avuto una mamma molto sul pezzo, che è logopedista, con la quale lavoro, ed è la titolare del centro. Okay. Perché poi vabbè, non è stato scelto, cioè nel senso non l'ho fatto perché mia mamma è stato proprio una cosa naturale, mi son trovato sulla sua strada a un certo punto, no, e lei ha creduto tanto in me, nel senso mi ha detto: "Guarda che tu, se pensi di dover fare il liceo delle scienze sociali perché ti senti portato per quel tipo di roba lì, Fallo. fallo. Poi, non va bene, si cambia, ma fallo. Se professionale non ti si addice, tu non ti senti e io son d'accordo con te, ti conosco, lo so, cioè tu professionale 0, non farlo. Se non avessi avuto una mamma del genere, probabilmente non so neanche se sarei qua a parlarti adesso, probabilmente, capito? Quindi quanto è importante l'orientamento, quello che ti dicevo delle potenzialità, eccetera, è fondamentale. Oggi se non stai attento a queste cose rischi di mandare i ragazzini a fare cose per cui non sono predisposti e rovini potenzialmente delle carriere, delle strade, eccetera. Se non c'è nessuno dall'altra parte, un genitore o qualcuno che crede in te, sei fregato, Sì, capito? l'ho visto esattamente una settimana fa, ho letto un articolo di quanto la potenza di una persona che crede in te, sia fondamentale, che poi, questo si trasla anche nella vita di adulto. Esatto, Quindi anche avere una esatto. persona al fianco, un amico che ti faccia esaltare le tue potenzialità e dire: "Guarda che ce la fai". Esatto, esatto. Può F essere anche un amico. Sì, Chiaro che in età come quella che ti ho detto prima, preadolescenza, l'amico non ce la fa, ma no, perché certo. non ha le competenze e le abilità per farlo, quindi ci vuole veramente o un educatore o un docente o un genitore sul Sì. pezzo per farlo. Poi invece dopo, quando sei più adulto, l'amico anzi è tanta roba, che ti Sì, sì. spinge. Io vedevo c'era questo video in Mh. cui c'era il bambino, li facevano saltare su uno step, Sì. all'inizio non ce la faceva e poi li mettevano un adulto che verosimilmente era il genitore o Mh. comunque l'adulto di riferimento che gli diceva, "Focalizza, io credo in te, ce la puoi fare", e lui Sì, 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 verosimilmente sì, no, più delle volte ce la faceva. è incredibile, è Ed è incredibile. incredibile com'è la forza della mente da questo punto di vista. Cioè e quindi qual è lo scopo della scuola? Cioè, al di là di dare cultura, certo, al di là di è capire in che cosa sei bravo tu e farlo esprimere al meglio. Se un insegnante fa questo, ha già fatto per me il 90% del suo lavoro. Poi il 10% è la mia materia, cioè nel senso, chiaro, porto la Certo, mia materia a fine programma, tutte quelle cose lì devo concludere il programma, sai. sì, no, Però lo so bene. se tu cioè il 90% per me è capire chi sei tu davanti a me e capire in che cosa sei bravo e cercare in qualche modo, se non è la mia materia sarà un'altra, ma spingerti a dire: ma comunque ho visto che ho parlato con la prof di sei bravo a fare cioè, non farti sentire in deficit se magari nella tua materia tu non vai bene. Cerca di capire Sì, perché non sì. va bene, magari a delle difficoltà gli serve una spinta in più, delle ripetizioni o magari un cazzone ci sta e devi un attimo rimetterlo sui binari, cioè voglio dire, però, non far sentire le persone inferiori perché magari, secondo te non arrivano a determinati concetti che per te sono semplici, banali, perché non è così per tutti. Quindi adesso con la tua esperienza l'avresti consigliato questo ai tuoi insegnanti? Come modus Sì. operandi dici? Sì, No. se tu fossi lì, se tu Sì, potessi dirgli: "Guarda, sì. saresti lì durante la lezione Mh. e osservi quello che accade in Mh-mh. quel momento durante quell'interrogazione." Mh. Cosa avresti fatto con l'insegnante poi? Col ruolo che hai. Ah beh, se io fossi oggi Sì, okay, cioè quindi quello che io la mattina sono educatore, sì, vabbè io sono pedagogista, è vero, esperto in educazione sessuale e sono anche educatore avendo fatto la triennale, sì, quindi posso anche lavorare a scuola come educativo. Faccio tutto quello sì. per cui io mi son formato, riesco a farlo. Quindi Mh-mh. la mattina sono educatore. Se vedessi una cosa del genere, non davanti al ragazzo per non Certo. creare però dopo magari parlerei con l'insegnante, ma cosa che ho già fatto, cioè nel senso mi son capitati di avere non degli scontri, no, perché si cerca sempre in modo costruttivo, però delle chiacchierate dove dico: "Guarda che secondo me il tipo è in gamba, o la tipa è in gamba su quella cosa lì, secondo me". "Ah dici? Beh sì, secondo me guarda io l'ho vista, c'ho anche fatto 2 chiacchiere io in separata sede, ti dico, "Ah beh no, perché con me magari non parlano mai, perché appunto mi" faccio: "No guarda, ho fatto 2 chiacchiere io, ti dico secondo me se lo spingi su quella cosa lì spacca". L'ho fatto tantissime cioè anzi
è una cosa su cui sono sensibile, quindi cerco sempre di indirizzare al meglio le persone, poi anche tramite gli insegnanti, ma non perché magari alcuni non con cattiveria, ma non se ne accorgono. Sì, no, Per carità del cielo, adesso non voglio dire son tutti stronzi, cioè no, poi non vabbè, voglio ne essere abbiamo parlato anche in questo podcast, il mondo della scuola è un po' un mondo non particolare che forse è ehm, anche un po' l'insegnante gli si richiede anche un po' troppo alle sì, sì, volte. allora siamo in una via di mezzo, gli si chiede troppo, dall'altra c'è chi non vuole fare niente, Sì, cioè adesso parliamoci chiaro, hanno degli orari anche particolari. Se un insegnante prende sul serio il suo lavoro, non sono quelle 18 ore a settimana, no, per capisci che nulla. 18 ore a settimana sono veramente poche. Parliamoci chiaro, un lavoro che ti dà uno stipendio di 18 ore a settimana non ne conosco. Ma perché non dovrebbe essere così? Cioè tu No, dovresti sì, avere più dovresti fare ore, tutto il secondo me. lavoro Sì, fuori. esatto. Pagato, io ti dico pagato, se fossi io dovessi mai pensare, ma l'ho anche fatto, nel mio Instagram ho messo una specie di riforma scolastica fatta da me, a cazzo, cioè così. Nel senso, dove Okay. io penso alla scuola come una sorta di azienda, non a livello umano, cioè non a livello meccanico, ma azienda a livello di assunzioni, a livello di progettazione, a livello di ricompense, cioè strutturo nel mio immaginario anche un modo di assumere le persone diverso dalle graduatorie. Io leverei le liste, io farei dei colloqui mirati, precisi, prendere le persone in maniera diversa, non attese, non chi far passare avanti solo chi si è messo prima in un posto, ma per competenze, facendo dei colloqui mirati, Sì, appunto. Quindi per me è tutto da rifare, parliamoci chiaro, perché ti trovi l'insegnante valido che lavora, eccetera, e l'insegnante che, magari non voleva neanche fare quello, sì, voleva fare altro nella svogliato vita, e si è laureato in chimica, voleva fare il super scienziato, è finito a insegnare chimica alle superiori ed è frustrato per quello, cioè capisci? Oppure peggio ancora, l'insegnante di sostegno, cioè l'insegnante che vuole fare lettere, ma per mentre passare in aspetta si graduatoria mette deve a fare fare il il sostegno sostegno. come se fosse di passaggio, quando il Sì, sostegno dovrebbe essere una scelta consapevole perché è mega delicato come lavoro, cioè tu devi avere delle competenze educative e pedagogiche importanti, cioè devi studiarti i disturbi delle persone, non puoi andare lì a cazzo e fare 2 robe così per intrattenere quello l'alunno, capisci? condivido Cioè tu non molto. puoi fare insegnante di sostegno solo per aspettare la cattedra e questa è una cosa assurda che venga permesso. Quindi capisci, il mondo della scuola è completamente allo sbaraglio Sì, e sì. quindi vabbè, No, poi ci son quei meccanismi che tu entri in graduatoria lo uno stesso, schifo. hai più punteggio se fai sostegno Guarda, a rispetto me fa schifo. Cioè io ci lavoro perché voglio bene ai ragazzi, ma mi fa schifo tutta la gestione e non penso che ne usciremo mai. Andrebbe smantellata appunto alla radice, ma non penso che ce la faremo mai. quello condivido. E Mh. come sei finito poi a specializzarti in sessualità? Allora, perché, vabbè, allora il mondo della sessualità mi ha sempre, attratto, nel senso, e parlo proprio per il fatto di capire le sfaccettature della sessualità, Mh-mh. nel senso che a me il bigottismo non è mai piaciuto, il vedere il sesso come qualcosa di puramente semplice non mi è mai quadrata questa cosa, perché secondo me il sesso e più conosco le persone più capisco questa cosa, è mega ampio, ehm e non dico che devi condividere tutto, ma comprendere sì, ecco. Quindi questa è una predisposizione appunto sempre mia. E poi negli ultimi anni è venuto fuori il fatto che comunque, si fa educazione sessuale e, se vuoi farla bene ti formi. C'è un percorso che si fa, io l'ho fatto presso AISPA, a Milano, questa scuola appunto di sessuologia, e ho fatto un percorso di 1 anno dove loro ti formano, in tutto e per tutto a poter affrontare delle lezioni, domande e qualsiasi ambito della sessualità. E quindi, siccome io volevo essere formato il più possibile, ho fatto questo percorso appunto. Diplomato in questo, ho iniziato a, "vendermi" tra virgolette, nel senso andare in giro e Certo, dire: "Io posso fare questo, questo e questo e questo". Non è stato semplice subito perché, ti ripeto, inizialmente abbiamo in Italia un po' una mentalità chiusa rispetto a questo, c'è tanta paura, soprattutto poi è stato politicizzato da morire, perché adesso se sei di destra, l'idea è no educazione sessuale per via del gender, quindi viene a parlare di gender a scuola, eccetera, eccetera. E a sinistra invece no, sì, eccetera, eccetera. In realtà io non politicizzo proprio niente, cioè a me non me ne frega niente destra o sinistra, cioè è un intervento educativo che io, come un sarto, faccio un abito su misura su chi ho davanti. Se vado alle elementari parlerò di determinate cose, se vado alle medie altre, alle superiori altre. Quindi la paura di dire: "Ah, mi vieni a parlare di gender alle scuole", no, perché io vado in base a quello che è la materia prima. Se il bambino, la bambina, ha determinate esperienze, cerco di basarmi su quelle. È inutile che do delle cose che tanto non sanno interpretare ancora. Quindi è proprio su misura, dipende dalla classe che ho davanti, tanti fattori, ecco. Quindi, sì. ripeto,
piano piano questa cosa, insistendo, secondo me, io come tanti colleghi, si sta un attimo sciogliendo e quindi si riesce a fare più progetti nelle scuole. Quindi all'inizio una scuola, adesso 2, poi 3 e piano piano sto incominciando ad andare in giro per la provincia di Varese, Gallarate, quest'anno ho fatto Sesto Calende, Angera, Mercallo, insomma tutta quella zona anche lì, Busto E Arsizio. quali sono gli argomenti che ti richiedono di più nelle varie scuole? Allora Quindi elementari, qual è il sì, disagio più grande? ma Disagio parliamo non di voglio. educazione sessuale sempre, Sì, giusto? sì, Allora, se vai alle elementari, scuole elementari, tendenzialmente, i bimbi e le bimbe imparano attraverso il gioco. okay. Quindi, giochi e quali sono le devi mettere dei capisaldi, cioè delle basi, dei mattoni che sono: io lavoro tanto sul consenso, ehm, e lo spazio. Mh-mh, Il tuo okay. spazio sociale, mettiamolo, intimo sociale. Il consenso, intendo dire, coi bimbi è no e sì. Quindi quando saper dire no, saperlo dire, saperlo accettare senza creare dei drammi, okay, cercare di comprenderlo per quello che un bimbo può comprendere e quindi saper andare avanti. Quindi tutti i giochi vertono su quella cosa lì. E poi lo spazio sociale intimo dove appunto, quando mi dà fastidio, Il ehm contatto per esempio. sì, e il permesso. Cioè, non arrivo dritto come un treno, ma ci son dei giochi che proprio fan sì che tu chieda il permesso e ti avvicini piano piano, se l'altra persona te lo consente. Cioè, queste sono le basi che tu metti alle scuole elementari per poi alle medie incominciare a lavorare su già qualcosina di un po' più di, come dire, ciccioso, non so, metti già le mani in pasta, quindi incominci a parlare chiaramente di, parliamo di preadolescenti, relazioni, già qualcosina si comincia a intravedere, sai, anche l'apparato, cioè cominci a studiare dalla quinta sì, alla fine delle elementari incominci a studiare già l'apparato riproduttore. Però, sì, alle medie incominci proprio a vederlo in un certo modo, le femminucce incominciano a cambiare, i maschietti anche, quindi proprio si lavora anche sul proprio corpo e quindi già puoi mettere, però hai messo già delle basi prima, infatti per questo andrebbe fatto a step. Sì, Perché hai messo delle basi prima, quindi poi vai a lavorare costruendo sempre il no e lo spazio intimo, ma da un punto di vista un po' più, secondo me, relazionale proprio. E incominci a parlare proprio che ne so, anche della masturbazione per dire, no, cioè voglio dire alle scuole medie è qualcosa che già si incomincia a vedere. Quindi metti delle altre cose, fino ad arrivare alle scuole superiori dove chiaramente vale tutto, non so, adesso lo dico così per modo di dire, però vale tutto cosa intendo? Che si incomincia a parlare, di orientamento sessuale, di identità di genere, sesso e amicizia, sesso e social network, quindi tutto quello che è sexting, eccetera, eccetera. Si incomincia a parlare di gelosia, di possessività, di relazioni tossiche, si comincia a parlare di attualità, quindi anche di eventi che purtroppo accadono e ci si ragiona sopra, ehm, a cose anche più peculiari. Adesso voglio dire, si ragiona anche, cioè domande sul sesso anale, voglio dire, cioè si ragiona chiaramente su contraccezioni, malattie, tutto, cioè preliminari, le prime volte, cioè ecco tantissimo la prima volta. Quando vai nelle classi prima, seconda superiore, terza superiore, tanto è la prima volta, come dovrebbe essere, cosa ci si aspetta, le aspettative, il porno, eccetera, eccetera. Quando parli con quelli di quarta e di quinta, che comunque, allora, la maggior parte dicono: "Ho già avuto esperienze sessuali", magari vai più su tecnicismi, quindi magari sono con lei e non ho l'erezione, mi vergogno, non so cosa fare, cosa le dico, perché, a volte il preservativo lo metto male, quindi ho paura che si buchi, se poi si buca, magari appunto l'eiaculazione entra, cosa faccio? Cioè, ecco, si ragiona anche su queste cose di emergenza, cosa fare, quindi ragioni già su cose un po' più tecniche, un po' mettiamola più così, un sì, po' più approfondite, mi vien da dire. tecniche pratiche. Tecniche pratiche, esatto, esatto, esatto. Te da quanti anni lo fai questa cosa qui? Allora, educazione sessuale ormai sono 2 annetti, Okay, okay. 2 annetti. Però Sì, sì. penso che già avevi già notato qualcosa Sì, prima. allora, prima io non facevo educazione sessuale, però Okay, ti dico prima comunque, appunto, cioè l'attenzione più che altro sulle relazioni c'è sempre stata, cioè il ragazzino o la ragazzina di turno che ti viene a parlare perché il fidanzato si comporta in un modo, la fidanzata si comporta in un altro e quindi tu cerchi di dire: "Guarda che però sta roba non è normale." Cioè quello che ti prende il cellulare e ti controlla i messaggi non è normale. Cioè, okay: "Ah no, perché io mi fido, gli lascio." Okay, ti fidi bene, ma tu hai una tua ecco, questi lavori già li facevo. Chiaro che adesso l'ho inserito nel programma di educazione sessuale, okay. Io ti okay? voglio far questa doma Tutte quelle che vuoi. ti volevo fare questa domanda perché, c'è sempre quell'idea in cui la sessualità
Sì. soprattutto con i media, Mh. sta avendo sempre piede nell'età sempre più giovanile. Questo lo noti? Cioè nel senso che, Diventa sempre più ah precoce. sì, 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 ecco, alle medie tu magari non pensi, cioè noi quantomeno non pensiamo, magari alle medie, già ci sono i primi approcci sessuali. Cioè se alle medie io pensavo al limone come mia massima ambizione, sì, sì, okay, cioè noi anzi noi cioè adesso non so il primo voi, se voi limone. siete un po' più giovani di me, No, però giusto? il Più o meno, non lo so, primo mi sembra di limone lì. capire, però siete più giovani? Sì, Quanti anni hai io ho tu? 28. Si può dire? Sei un po' Sì, più giovane di me, sì, da un bel po'. Anche voi. 2026. Parlo con la regia per chi non la regia, salutiamo la okay, regia. vabbè, io Ci sono ha un po' provato le più tazze io magari non li dimostro. No, non lo so, adesso me la sto cantando suonando da solo, si può No, non dire, li no? dimostri, Dai, non li meno male. dimostri. Okay. 30. 30 grazie, grazie, grazie. 36, però va bene, ci sta, ci teniamo sui 30. Allora alle medie io appunto Massimo, il limone già per me, mi ricordo in terza media era la cosa mi gasava di più, no, Sì, arrivare a sì, sì. quello. Oggi, cioè secondo me, Cioè ci facevano delle limonate pazzesche, ma no, possiamo io dirlo. io in terza Cioè, media io in terza media ho dato il mio primo limone, me lo ricordo ancora come fosse ieri. Mi sentivo no, veramente è difficile descrivere quella sensazione di onnipotenza che ho avuto in quel momento, no, ma onnipotenza non perché chissà chi, ma proprio di soddisfazione. E oggi penso sia una cioè se lo vai a dire a uno delle medie ti viene per pirla. Cioè nel senso, no, perché, io so che già in seconda media si parla di preliminari di sesso orale. Cioè urca. io mi è capitato ragazzini di seconda media che mi han detto: mi ha fatto questo, mi ha fatto quell'altro." Ma quindi iniziano col sesso orale? Sì, sì, cioè so che si fa. Mi hanno anche detto anche di più. Cioè, Io mi puoi personalmente confermare che almeno io non ho iniziato col sesso orale? ma va, no, 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 ma, Toccatine però, non alle e medie, non e non alle alle medie. medie. Cioè io le mie prime esperienze le ho fatte dalla in prima superiore dai, Sì, okay, sì. cioè che tu dici terza media, prima superiore è 1 anno, ma non è 1 anno come lo contiamo noi da adulti. 1 anno in terza media, prima superiore te cambi la voce, cioè cambi un Sì, botto sì, di sì, roba. sì, sì. Cioè non è l'anno, okay, per noi che è l'anno in cui: "Ah, è l'anno in cui mi è andato un po' di merda il lavoro, adesso no dopo" no, è 1 anno in cui cambi tutto, okay? Sì, sì, Cioè sì. quegli anni là Cambi intendo, quindi scuola, sì, non è che cambi cambi come noi da un relazioni. anno adesso a un anno all'altro, sì, sistemi delle cose, però non so come dire, lì gli anni sono percepiti diversamente. E quindi, cioè, ti dico, già in seconda media mi ricordo 'sto ragazzino, terza media lui, lei forse seconda, mi raccontava che han fatto sesso orale, e poi forse volevan far di più e lui mi diceva: "Io però ho paura, non so mettere il preservativo, eccetera, eccetera." Gli faccio: "Ma forse non è il punto se sai mettere il preservativo, è sei pronto per fare questo, lei è pronta per fare una cosa del genere." Cioè, l'ho fatto ragionare sul fatto che forse non era semplicemente il momento, tutta quest'ansia ci sta, ma perché non è il momento, e se ti metto a guidare una macchina a 16 anni un po' di pressione magari ce l'hai. Non so come dire, non che voglio dare un'età al sesso io, attenzione però penso che le medie sia veramente precoce, ma non per altro, ma perché non hai ancora tutti gli strumenti per visualizzare quella situazione. Cioè già quando hai 16 anni che fai magari i primi 15, 16 anni cominci ad avere i primi rapporti sessuali, okay, come ad esempio potevo averli avuti io, a quell'età già sei mega imparanoiato, e questo lo so perché i ragazzini di quell'età questo portano. Quindi fa ancora prima cioè come fai? Però sì, sì, cioè se la domanda è precoce, se è tutto più, no, come dire, allineato dalle scuole medie da quel punto di vista, sì, si è allineato sulle medie. Cioè dobbiamo ragionare in quel Sì, modo lì. Noi che sì, andiamo a sì. fare prevenzione, è inutile che ragioniamo sul mondo che non c'è più. Dobbiamo ragionare nel mondo che c'è, ci piaccia o meno, però dobbiamo ragionare sul mondo che abbiamo. Se alle scuole medie sappiamo già che accadono certe cose, ne devi parlare. Sì, bisognerebbe un po' più perché poi loro ne parlano in maniera Sì, molto più sì, sì, emancipata. sì, sì, sì. Beh, allora io posso dirti che i problemi a livello di tabù, come dire, sono più da parte degli adulti, che da parte dei Sì, ragazzi. Cioè i ragazzi con me poi sarà che io ecco, quello che mi dicono a me è il fatto che parlo del sesso come se stessi parlando di boh, di calcio, nel senso che cioè, l'altro giorno un ragazzino mi stava raccontando, un ragazzino tra l'altro non che ci sia niente di male, cioè però un ragazzino omosessuale che mi stava raccontando una sua esperienza omosessuale, no,
e mi raccontava determinate cose. Io, cioè, dicevo, boh, ok, ma quindi, cioè, ne parlava in una maniera, e la ragazza di fianco fa, prof, ma come fa, cioè, a restare impassibile? Cioè, mi stava raccontando delle cose abbastanza intime, e mi fa, perché? E faccio, ma perché per me è normale, gli ho detto. Per me è normale, gli ho detto, cioè, cosa mi stai dicendo? Un'esperienza intima che ha avuto col suo ragazzo, e mi sta dicendo se per caso quella cosa lì l'ha preoccupato un po' e quindi voleva raccontarmela. E quindi, cioè, qual è il problema? Ecco, per me è così. Cioè, che sia etero, omosessuale, non cambia niente, cioè nel senso, e questo forse porta loro poi ad aprirsi veramente, veramente tanto. E quindi importante, voglio dire, è la tua predisposizione all'argomento. Loro lo capiscono, e se lo capiscono ne parlano. Già sono abbastanza libertini a Sì. parlarne. Cavolo, se capiscono una roba del genere ti ma tutto, qualsiasi cosa. Quindi, cioè fa tanto il tuo atteggiamento, ecco. Però già loro sono sicuramente più aperti rispetto a noi. Potevamo essere noi Sì. alle superiori, magari ne parlavamo coi nostri amici e selezionavi gli amici magari con il quale parlarne di alcune cose, poi non eri magari così disinvolto con gli adulti. Sì, sono un po' più Sono più emancipati emancipati, da sono un questo po' punto più, di vista, sì. esatto, quello sì. Invece i social hanno un po' portato una distanza? I social a una distanza, intendi distanza da che cosa? Allora, premessa, io ho fatto 1 anno da insegnante. Io ho Cosa insegnato, ho fatto insegnavi? prof di informatica e Top. quell'anno lì è stato molto bello per me, perché mi sono interrogato molto sulla mia giovinezza, prima Sì? di tutto, su quello che è stato, quello che avrei fatto in futuro. Mh. E però ho sempre fatto anche un po' il confronto con i ragazzi, e mi ricordo una volta che un ragazzo, gli piaceva particolarmente questa ragazza. Mh. Erano all'intervallo, eran lì e poi gli faccio: "Ma dai, vai su, dai, ti do il permesso, vai su, dagli una letterina, fai Sì, fai qualcosa, qualcosa. bussala, chiamala un momento." Almeno è stato un attimino un po' insieme. So già cosa ti ha detto, lo so già perché mi stai lanciando un assist, vai fallo E tu, lui è cioè diventato dillo. rosso, Eh? bordò, dicendo: "No, prof, cosa devo fare? No, aiuto." È andato in È sbattimento andato in e la sua soluzione ti ha sbattimento. detto cosa avrebbe fatto quindi? No, vabbè, lasciamo stare. Perché a me è successa la stessa cosa. No, prof, non mi piace più, mi ha detto. No, a me sai cosa, e qui per tornare alla tua domanda è calzante, la risposta che ti do è dall'altra parte della classe la tipa che mi piace. Io dico: "Come te, guarda Sì, situazione", vai, gli ho detto: l'intervallo suona 5, vai tu a prenderla, l'intervallo suona, sei già lì. sì, Porti a bere il caffè giù al bar, sì, no? sì, Eh? No, l'aggiungo su Instagram e le scrivo. sì, E io lì, che senso? sì. È là, cioè che cazzo fai? Nel senso, no, gli ho detto: "No, te lo vieto io. Cioè ti vieto di scrivere su Instagram". Allora ho detto: "Facciamo una roba, io sono la tipa e adesso tu fai finta, cioè tu sei tu, io sono la tipa, vieni da me e vediamo". Gli ho fatto fare proprio una recitazione, role playing si Sì, chiama, proprio dove lui doveva, si è esercitato con me veramente, ha fatto tipo l'approccio, io ho detto: "No, ma magari di così", proprio è andato, non l'intervallo di quel giorno no, l'intervallo del giorno dopo, è andato, questa gli ha dato il numero, lui da lì ha detto: "Io non pensavo di riuscirci". Fa: "Io non so come ho fatto ad arrivare alla mia età, 17, 18 anni, a non chiedere mai dal vivo una cosa del genere. Cioè, io ho sempre scritto". E mi ha detto: "Cavolo, ma son capace, è stato bello, ho sudato, ma è stato bello". Da lì in poi un caterpillar, solo dal vivo. no, Capito? perché Cioè, nel senso, non che l'aggancio social non vada bene, io ho detto: "Io lo capisco, cioè sono il primo che magari nella vita è capitato di scrivere a qualcuna, ma come? Magari io vedo una persona, sono una serata, in una serata, una festa, va, vedo una persona che è con degli amici, io sono con i miei amici, non si crea l'occasione giusta, però mi piace quella ragazza lì e dico: mi informo magari i giorni dopo, ma chi la conosce, hai il suo contatto Instagram, e le scrivo. Anzi, lì ben venga il social, cioè mi dà un modo per agganciare una persona che magari poi non avrei mai più rivisto nella mia vita, capito? E allora lì ci può stare. Ma se quella persona la vedo tutti i giorni e so dove trovarla, ma perché devo scrivere su Instagram? Cioè vado di persona, costa più fatica, certo. Costa l'esposizione a un no diretto, certo. Ecco, qui torniamo sul no, abituarsi al no, quindi capisci il lavoro che sì, si fa, però, appunto, se tu ti abitui, no, me lo prendo nel caso. Io sono nato dal vivo, cioè voglio dire, ho parlato, mi son fatto vedere, ho guardato negli occhi una persona, cosa che noi siamo cresciuti così, non c'avevamo mica i cellulari quindi loro no, chiaramente. Quindi per loro è una roba quasi da far scoprire, perché sono nati con questa concezione del: le scrivo su Instagram, le scrivo su TikTok piuttosto che.
Sì, perché io capisci? vedo questo dualismo nelle nuove generazioni che sono estremamente molto più emancipati, perché anche con me mi prendevano, mi Sì, sì. raccontavano: "Prof, no, venga", poi col prof di informatica raccontavano tutto perché poi giravo i banchi, mi sedevo, facevo: "Prof, c'è il Poi sei gossip". giovane, cioè Mh. voglio dire "Prof, gossip oggi, va bene", mettiamo l'esercizio, poi mi iniziavano a mh. raccontare e però allo stesso tempo comunque era tutto molto più distante. Mh. I social io penso che, come ti ripeto, sono molto convinto del fatto che aiutino nel momento in cui tu capisci come usarlo. Cioè, come ti ho detto, l'esempio di prima, ecco, proprio quello, se io capisco che mi aiutano ad arrivare dove io non posso arrivare in altro modo, è una cioè è tanta roba. Come l'intelligenza artificiale, Sì, cioè mi aiuta ad arrivare dove io non posso arrivare. E allora mi può aiutare, è un aiuto in più, ma non deve sostituire quello che io già so fare come essere umano, se no, siamo fritti, cioè nel senso, eh sì, questo vale sì. anche per ChatGPT piuttosto che tutto il resto. Cioè adesso ti dico una roba che non c'entra cioè, c'entra e non c'entra, nel senso, io ho ascoltato su YouTube delle canzoni fatte con l'intelligenza artificiale, ehm, bellissime, cioè versioni country di canzoni che conosco fatte bellissime. Quando però erano fatte da questi artisti, che non sono artisti, perché a me io non mi sono mica affezionato a quel suono, cioè per Sì, me certo. cioè figo, fatto da Dio, bellissima 'sta canzone, ma se è fatta da una persona mi ci affeziono io a quella roba, se no no, per me quella roba è sterile. Cioè, non so come dire, secondo me a un certo punto se dai tutto in mano a, quello che è il social, quello che è l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, a un certo punto perdi veramente l'anima delle cose, anche di un Sì, incontro di persona, perdi l'emozione, perdi l'imbarazzo, perdi anche il fatto di impappinarti sì, e dire sì. minchiate, che però è bello. E io so che le ragazze, so bene questa cosa, quando i ragazzi non vanno di persona e scrivono, loro avrebbero preferito che invece qualcuno andasse di persona. Quindi diciamo Io lo ragazzi di voglio dire, andare. andate, perché io lo dico Andate. sempre a loro. Voi pensate invece di scrivere, di fare l'aggancio figo perché scrivete, ma loro ogni volta, perché poi parlano comunque, mi dicono le cose, dico: "Prof, ma mai uno che venisse dal vivo?" "Ma non me ne frega niente se fa una figura di merda, ma viene dal vivo." Cioè, più di così, voglio dire, andate, buttatevi, anche se l'ansia vi preme, fate una figura di merda, ma fa niente, cioè è tenero, Sì, anzi, come sì. cosa, ecco. Quindi i social allontanano e avvicinano, dipende come li usi. E come sono le relazioni? Hai notato qualche differenza rispetto alle nostre? Relazioni tipo Fidanzati? sì, Allora, fidanzati o non. mhmm, vabbè, allora su questo siamo abbastanza simili, nel senso che vedi, gli esseri umani sono sempre esseri umani fortunatamente, quindi poi le dinamiche sono sempre un po' le stesse. Sì, Ecco, la cosa dei social network e del cellulare in sé come strumento porta qualche problemino in più. sì, Quindi WhatsApp, chat, robe, gelosia, cioè quando magari io mi ricordo ero fidanzato alle superiori o frequentavo con le superiori, 'sta roba cioè non c'è che Instagram, i follower, le tipe che segui, quelle robe lì, no, non c'era questo porta discussione in più, piuttosto che e anche negli adulti porta discussioni in più ah beh comunque, certo, voglio dirlo, c'è una roba che crea a volte certo. attrito, okay? Ehm Chi ti scrive, chi non ti scrive, tutte queste cose. Quindi ti dico, un po' c'è tutta quella parte là. Poi le dinamiche invece che possono ritornare un po' a noi, sono più che altro la gelosia, il fatto che tu nelle prime relazioni, vuoi chiuderti tantissimo e eviti di vedere altrove, quindi lasci un po' gli amici, Sì, non con cattiveria, però ti concentri molto sulla tua relazione, cosa che ci siam penso passati un po' tutti, piuttosto che vuoi vivere ogni momento con quella persona e un mese ti sembra un anno, cioè io ti amo da morire, cioè glielo dici dopo 3 giorni. Perché? Perché tutti i sentimenti sono amplificati nell'adolescenza, eccetera, no, quindi quello ritrovo molto quello che eravamo anche sì, noi. Con la parte magari dei social, metti la foto con me, metti cioè che non avevamo noi, sì, quindi quello può creare legame e attrito allo stesso tempo. E anche dei problemini un po' più tecnici, cioè nel senso che oggi come oggi purtroppo ci sono persone che filmano, situazioni intime e poi magari capita? capita senza dirlo alla persona interessata per poi farlo rivedere agli amici. Piuttosto che, E capita già alle superiori questa cosa qua? sì, anche dopo, ma sì, anche alle superiori. Alle superiori io mi ricordo un caso di una ragazzina che insomma si era fidata di una persona mandando dei video, eccetera, e lì non ci trovo niente di male. In che senso? Nel senso che il sexting fa parte della relazione
attuale di oggi che non avevamo noi, ecco, Sì, questo sì. sì, e quindi fa parte un pochino della conoscenza di oggi, quindi Sì, è un è un luogo, non luogo dove luogo. comunque puoi anche fare sesso virtuale, se vogliamo chiamarlo così, il sexting, okay? E non ci trovo niente di male in questo. Purtroppo però bisogna stare molto attenti. Infatti ne parliamo tanto in educazione sessuale, su come affrontare il sexting. Magari 2 o 3 accorgimenti che ti permettono di, mantenere un anonimato, un po' di privacy, perché se trovi lo stronzo o la stronza di turno che, ha il doppio cellulare, fa la foto, ha l'istantaneo, se lo tiene, cioè tutte queste macchinazioni, no, Sì. perché adesso qualcosina per tutelarsi c'è, però devi sempre capire dall'altra parte come agisce una persona maligna e poi ti ricatta, come ho già visto: "Se tu non fai così, non me ne mandi altri, io questo lo mando in classe, alla chat agli amici della classe, e tu gli fai fare quello che vuoi", Sì. tendenzialmente. Quindi là bisogna denunciare, ma assolutamente denunciare, perché è la prima cosa da fare, andare a scuola, eccetera, eccetera. Se è a scuola poi anche la polizia, ci mancherebbe altro. Ecco, questo è un pericolo da questo E punto c'è di una vista. tutela? C'è una tutela, perché nel momento in cui tu metti in ballo, tra virgolette, la scuola, la preside è tenuta poi a avvertire le autorità, eccetera, eccetera. Quindi poi a un certo punto, oggi come oggi, poi c'è molta attenzione su questo aspetto. Quindi, Però non c'è una allora, prevenzione. il problema è che io voglio agire è quello, ti stavo dicendo, cioè una volta che la cosa è avvenuta, sì, la risolvi in qualche modo, preside, polizia, piuttosto che spaventare la persona, i genitori, va bene. Però qual è il problema? Che in qualche modo la tua psiche, la persona, è già rovinata in quel Sì. momento, perché comunque si sente in un certo modo, anche se poi il video lo vede qualcuno, tu puoi punirlo, ma l'ha visto già qualcuno, tu sei già, cioè la tua idea magari di come sei tu, poi che è falsata, eccetera, eccetera. E quindi, per carità, tu con la prevenzione, come quando fai il codice cioè quando fai venire il carabiniere, il poliziotto a scuola per l'educazione stradale, tu non è che stai, come dire, farai sì che non succedano più incidenti mortali, ci saranno sempre. La gente Certo, morirà certo. sempre morirà nelle strade, okay, ma si ragiona in percentuali di diminuzione del rischio, quindi, cioè è uguale, ci sarà sempre lo stronzo di turno che magari registra, che magari manda il video, che magari fa geloso possessivo e magari ammazza pure una donna, purtroppo, cioè non dico che elimini i femminicidi, cioè capisci? Mhmm, Però se tu vedi che, e ci vuole anni per vedere i risultati della prevenzione, vedi che nel tempo qualcosa diminuisce, qualcosa va meglio, su 4, 3 non lo fanno, magari potenzialmente potrebbero non lo cioè questo è la cosa, cioè non azzerare, ci sarà sempre il caso di cronaca purtroppo, ci sarà sempre, cioè di cosa parliamo? Purtroppo la violenza c'è dai tempi dei tempi, quindi che sia virtuale, che sia sessuale, che sia fisica, purtroppo non si può eliminare da questo mondo, no, però puoi cercare di prevenire cercando di diminuire la statistica di Sì. casi. Quindi per quello che rompiamo tanto le balle sull'educazione sessuaffettiva. Non è soltanto, ehm, cioè non è soltanto come mettere il preservativo, le malattie, eccetera, eccetera, che lo sanno già cioè come mettere il preservativo no. Ma neanche le malattie, ti dico Le la malattie nì, verità, eh. cioè le malattie nì, perché a volte è vero, cioè tu dai per scontato che l'AIDS bla bla bla, ma questi non sanno che Vabbè, l'AIDS se parli di sesso anale, cioè, alle volte non usano il bravo. preservativo, eh. No, e poi soprattutto, cioè, quando dico sempre questa cosa, sesso anale, no, negli anni '90, eccetera, si pensava che perché eri gay avevi l'AIDS, ma non perché, cioè, nel senso, perché i gay erano fondamentalmente, più "facilitati", tra virgolette, ad Sì. avere l'AIDS, semplicemente perché nel rapporto anale è più facile, avere dei tagli e quindi, se hai l'AIDS infettarsi. E siccome chiaramente un rapporto omosessuale è prettamente anale, la statistica vuole che loro magari erano più predisposti, nel senso che il rischio per loro era maggiore. Quando dici 'sta roba si illuminano. Cioè, può sembrare banalissima come cosa, Sì, 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 è sì. proprio fisica come cosa, cioè funziona così, la parete anale non si lubrifica come la parte vaginale, che è automaticamente predisposta alla penetrazione e si lubrifica, e quindi chiaramente è più difficile prenderlo chiaramente in un rapporto, "etero" tra virgolette, tramite vagina, perché è lubrificata, è predisposta. L'ano no, lo devi lubrificare, eccetera, 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 però è più facile che ci si tagli in quel tipo di rapporto. Sì, però se nessuno te lo Però se spiega nessuno te lo comunque spiega così, cioè così, capisci cosa voglio dire? Io non ho peli sulla lingua, qualcuno te lo spiega così. Senza troppi giri di sì, parole, sì, le sì. cose si dicono così, con i termini giusti. Io non ho detto figa, patata, cioè vagina, vulva, pene, ano.
Sì, sì, Cioè un le parole termine giuste scientifico. puoi dir tutto con le parole giuste. Cioè, poi chiaro il ragazzo che appunto ti parla di cappella, sì perché non li sanno e tu quando dici: "Sì, cappella", sai come si chiama? Glande, okay. Ah, okay, glande, okay. Cioè, è quello il lavoro che devi fare. Poi io coi miei amici non dico glande, magari dico cappella, non so come dire, Sì, però sì, dipende dove certo. sei. Tu devi dare comunque l'impronta di dire: "Okay, però sappi che in un contesto un po' più formale dici così." Okay. Okay? Volevo farti un'altra domanda su questo Sì? e poi passiamo su un altro argomento Sì. che volevo anche quello approfondire. Ehm, ma io ho notato appunto in quell'anno lì, Mh. in cui un po' la sessualità comunque è cambiata anche per i porno, no, Sì. cioè c'è sempre un po' questo confronto. Sì, 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 la cioè, noti? sì. Allora, forse adesso col fatto che puntiamo tanto al fatto di dire: "Va bene il porno, ma non è il mezzo di confronto", no, e chiaramente se tu fai ecco, tu rispondi al porno con l'educazione sessuale, perché se no chiaramente questi, si rifanno al modello del porno. Cioè se io mi faccio no, stavo dicendo in maniera un po' brutale le seghe, a Vai, vai. 14 anni cioè se mi masturbo a 14 anni guardando i porno, a 13 anni. Io penso che l'approccio sessuale è figo, perché poi si vede la donna super soddisfatta, lui super figo, potente, è quello, no, io devo avere quella performance lì, devo farla godere in quel modo lì. Chiaramente è irreale, ma in che senso è irreale? Non che tu non arriverai magari a fare sesso in quel modo, ma quando c'hai magari 30 anni, che hai fatto sesso nella tua vita, hai avuto esperienze, conosci il tuo corpo, conosci il corpo della donna e tendenzialmente puoi giocarci un po' di più su questa cosa, quindi puoi provare anche a fare cose più particolari, va bene? Cioè avere dei rapporti sessuali un po' più complessi, mettiamola così, che possono assomigliare a quelli porno. Sì, perché alla fine sono esseri umani che fanno i porno, quindi voglio Certo, dire lo puoi fare certo, anche sì, tu. sì, sì. Però qual è il punto? Che non puoi farlo a 16 anni, cioè tu a 16 anni non puoi avere un'erezione di quel cioè tendenzialmente, delle erezioni ti controlli, non ti controlli, non puoi avere sicuramente quella sicurezza nel saper dove andare, nel saper cosa toccare, cioè quindi se tu è frustrante poi perché non potrai mai avere quel risultato e quindi se tu ti confronti con il porno ti senti un cretino alle prime armi. E tu sei un cretino alle prime armi in senso buono, quindi, va spiegato questo, che come te l'ho detto proprio, cioè il porno va bene, si può vedere eccetera, ma contestualizzato. Non puoi pretendere di essere un ragazzino e rifarti al porno come modello. No. Cioè nel senso, Sì. se hai solo quello capisco che sia il tuo metodo di paragone, se invece vogliamo un attimo, dare una mano ai ragazzi, chiaro che devi avere altri modelli. Anche perché anche durante quel rapporto lì tu devi esprimere comunque forse il tuo modo di essere, no, Eh sì, cioè il tuo come dicevi te, nella scuola devi esprimere un po' il tuo massimo. eh sì. Non volevo dire esprimere il tuo massimo, ma devi No, ho essere capito devi cosa vuoi essere dire. confident. Ho capito cosa Cioè vuoi se dire, certo. tu te la butto così, Sì, se tu non ti piace schiaffeggiarla, esatto. è anche giusto No, no, ma quello. se esatto, cioè nel senso se hai l'approccio che tu vedi è di solito molto aggressive, Sì, di solito. Poi adesso magari trovi anche più dolce, se scrivi dolce, trovi l'approccio più sì. dolce, c'è quello che vuoi, però è chiaro che quell'approccio Però lì l'approccio classico è la bionda e quello un cioè po' più un po' scuro più, di sbam pelle, bam bam, bam 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 bam. bam, cioè capito? No, poi No, soprattutto, però è prendi così. schiaffoni, robe, prendi, tiri i capelli, cioè tutte cose che, vanno bene, ma, quando sei innanzitutto se ti piace, se fa parte di te, come dicevi tu, e 2 quando hai più esperienza e se l'altra persona tra l'altro vuole. Cioè ricordiamoci sempre una roba, ecco questo lo voglio dire, non l'ho ancora detto, lo voglio dire. In educazione sessuale le 3 cose principali da dire all'inizio, dove poi puoi veramente costruire tutto il resto è 3 cose: consenso, rispetto per sé e rispetto per l'altro. Quando hai queste 3 cose costruisci quello che vuoi sopra. Qualsiasi cosa, okay? Vabbè, tranne le cose chiaramente criminali cioè Certo, parliamo certo. di cose nel sesso che si possono fare, ci mancherebbe, gusti o non gusti, però se hai consenso, rispetto per te stesso e rispetto per l'altro o l'altra, puoi farlo, okay? Quindi tutto quello va benissimo, però tu ti immagini a 14, 15 anni la prima volta che prendi, tiri i capelli, schiaffoni, cioè no, ma non uno anche se sei predisposto in un futuro a farlo, non puoi partire così.
Cioè, se parti così, come fai a reggere una cosa del genere? Tu le prime volte ti sei concentrato su: "Oddio, come metto il preservativo, l'erezione, terrò, verrò subito", tutte queste cose qui, no, parlo della parte maschile. Poi sicuramente Certo. la parte femminile ha altri pensieri, ecco, però di solito è più sulla parte maschile, sul porno, eccetera, eccetera, perché la prestazione di solito è intesa come il maschio, no, Sì, che deve far la prestazione. sì. Ecco, quello sì. Però D'accordo. ripeto, cioè penso che, bisogna contestualizzarlo e spiegarlo. Se spieghi il porno probabilmente lo vivi anche lo vivi anche meglio. C'è un esempio che ti viene in mente che vorresti portare? Uno anche un po' particolare, qualcosa di strano che ti hanno detto i tuoi ragazzi o qualcosa che dici, che ci sei rimasto all'inizio dovuto Che ci sono rimasto è difficile, nel senso, essendo io molto okay. open mind, è No, sì, che difficile però su s 2 piedi dici: "Caspita, questa cosa non me l'aspettavo." Se c'è, se non c'è. Vabbè guarda, ti posso dire, sto pensando a un ragazzo magari che che ha avuto dei rapporti sempre solo virtuali ed è grandino, cioè non è piccolissimo, non è mai riuscito ad averlo reale. Cioè tutto, ma sempre virtuale, solo virtuale, tramite oggetti e cose, ma se cioè magari webcam, video, ma mai uscita dal vivo. Ecco, quello forse ti dico mi ha un po' spiazzato perché non me l'aspettavo, per com'era lui, parlava eccetera, eccetera, sembrava Okay, sì, sembrava molto cioè esperto. esatto, per quello che può essere esperto un ragazzino, Sì, però certo. cioè sembrava, no, e poi alla fine è venuto fuori questa cosa e mi ha stupito parecchio perché ho detto: "Ma cavolo, ma" e quindi vabbè con lui è stato fatto secondo me un lavoro sul perché, vabbè adesso è lunga come cosa, però tendenzialmente su, ehm, la fiducia negli altri, eccetera, eccetera, ed è riuscito in realtà a fare queste prime uscite dal vivo e son contento perché Te pensi più che felice sicuramente che farla rimanere quella potrebbe essere una ripeto, è un altro tipo di attività, non deve sostituire però il vedersi, l'incontrarsi, no? te pensi che anche un adulto dovrebbe andare da un educatore sessuale? Guarda io, senza saperlo me l'hai detto, io ho cercato di proporre più volte un corso per adulti di educazione sessuale, che non è un corso perché non ti devo insegnare niente tendenzialmente, però è uno spazio libero dove parlare di sessualità senza tabù, ma senza tabù, quindi ci si vede, io faccio da mediatore, butto degli argomenti e ci si apre completamente su dinamiche di relazioni, di gelosia, di tutto quello che vuoi, di sesso dal punto di ecco, magari ecco, lì si parla più di sesso, non dico come nel porno, però magari ecco, di relazioni sessuali, fantasie, desideri, cioè che è una cosa su cui ragionare moltissimo, la fantasia e il desiderio. Io già la Sì, butto giù un po' con i ragazzi 'sta roba, ma con i ragazzi gli accenni questa cosa qui, con gli adulti lavori tanto sulla fantasia e sul desiderio che son 2 cose diverse. son 2 cose Son 2 diverse, cose sì, sì. diverse e se tu capisci questa cosa vivi meglio la sessualità, perché ti senti in colpa quando hai delle fantasie, quando capisci cosa sono delle fantasie non ti senti magari più in colpa. Il desiderio invece è un'altra cosa, no, e quindi quando fai questo tipo di discorso con gli adulti, e mi è capitato, togli delle manette a un certo punto. Dici: "Ah, ma quindi vabbè non sono uno stronzo se pe no, una stronza se pe" dipende come lo fai. Sì, sì, Magari sì. anzi dai anche degli spunti per giocare col partner, quando magari la sessualità è un po' spenta, dopo tanti anni, e magari dai degli spunti. Ecco, io volevo fare una cosa del genere con gli adulti. Non è mai partita beh, ma l'ho ideato quest'anno, eh. Ho avuto delle richieste, però non ho mai raggiunto il numero giusto che poteva essere, secondo me, funzionale a un gruppo. Okay. Però sì, secondo me sì, tanta roba. Gli adulti spesso mi vogliono parlare di sessualità, quindi io penso per questo l'ho detto, perché non creare un gruppo. Sì, perché si pensa che un educatore o comunque un pedagogista deve per forza Avere a sia che un fare coi coi piccolini? piccoli. No, non è vero. Questo è un errore molto comune che posso capire, però ad esempio io ho più a che fare coi grandi che coi piccolini. Mh-mh. Cioè per mia scelta professionale io preferisco più l'adolescenza, il Sì, giovane adulto, piuttosto che il bimbo delle elementari. Poi è chiaro che ci lavoro per altre cose, ci mancherebbe, però se mi dici cosa ti piace, che preferenza hai di aggancio, sicuramente con l'adolescenza. okay. E, vabbè, volevo agganciarmi a Sì, un'altra cosa che ho detto all'inizio, il fatto dei miei progetti di musica, sì, del rap ad certo. esempio,
che ho creato questi gruppi questi gruppi di rap, ho creato questi gruppi dove tramite il rap analizziamo dei problemi, Mh-mh. dei disagi sociali, eccetera. Io porto delle canzoni, si leggono i testi, si prendono delle strofe, ognuno prende la sua e spiega perché ha sottolineato quella strofa e vengono fuori delle grandi tematiche. E uso tantissimo il rap con l'adolescenza fondamentalmente. Tu E rappavi? io rappavo, cioè sì, io Okay. vengo ecco, l'idea è che io vengo un po' da quella roba lì, nel senso che io quando avevo 11 anni, 10, 11 anni ho iniziato a suonar la chitarra Mh-mh. e ho scritto il mio primo testo musicale a 11 anni. Quindi eri un po' manuale dai, cioè avevi Sì, un po'. sì, perché poi forse è sì, focalizzato sul manuale, esatto, esatto. Quindi, ho scritto il mio primo testo a 11 anni, chitarra, e inizialmente facevo le canzoni un po' alla zero assoluto. Non lo Okay. conosce nessuno il zero No, no, assoluto. io li Li ascolto, conosci? sì, sì, vado al concerto a ottobre. Grande. Io facevo un po' e le mie erano un po' i pezzi così, cioè un po' quel rappato leggerissimo Sì, e il ritornello un po' così, no, sì, è un po' il mio genere. Poi verso i 16, 15 anni, sono entrato in una crew, writers, sì, robe, e lì io mi sono più avvicinato al rap. Siccome avevo già un po' quella roba del rap, allora poi lì ho cominciato a rappare. Ho fatto un po' di freestyle, mi piaceva fare le battle così, sì. nei locali, e poi ho iniziato ad avvicinarmi moltissimo alla musica reggae. Mh-mh. La musica reggae, perché sono nato in Giamaica a 14 anni e ho amato tutto quello che è la cultura giamaicana, rastafariana e tutto quello che deriva da Bob Marley, eccetera. Quindi sono tornato, che comunque già facevo musica con chitarra, eccetera, che, ho detto: "Io devo in qualche modo fare entrare 'sta roba anche nel mio sound". E allora ho incominciato, sentendo anche quelli che erano all'epoca i miei mentori. Io ascoltavo tantissimo Babaman, Entix, che adesso non fa più musica, però cercavan di portare questo genere in Italia loro. Rifacendomi un po' loro, ho cercato anch'io di fare quella roba lì, quindi rap sul reggae, anche con la chitarra. E quindi poi ho preso quella direzione lì fino ad arrivare anche a delle canzoni più caraibiche. Le ultime che ho fatto 2018, 2019 sono molto caraibiche, molto afro, con un rappato cantato alla fine. Quindi questo è un po' il Sì, percorso musicale, no, sì. ho fatto dei live, ho cantato, ho fatto concerti, serate, eccetera. Non è il mio cioè Non è il tuo non ho lavoro, preso quella certo. strada, potevo insistere. C'era stato forse un anno buono in cui avrei potuto, secondo me, farmi strada, perché era l'anno in cui tanti si affermavano, e potevo, volendo, cioè non ho voluto in qualche modo io entrare, però avrei potuto, perché c'era X Factor che si apriva a questo genere. Io sarei stato forse uno dei primi a portare il rap a X Factor quell'anno insieme ad altri, quindi avrei potuto giocarmela. E Sì. non son voluto cioè non ho voluto Hai farlo. preso altre Ho scelte. preso altre scelte, ho capito che dovevo focalizzarmi su una cosa sola, fatta bene, e ho preso un altro percorso. E quindi vabbè, okay, poi magari non succedeva quelle robe non lo puoi Sì, sapere, sì, per non si carità sa del mai. cielo. Però alla fine ho detto: "Okay, come faccio a portare però questa mia Magari non ti piaceva, magari però. non mi piaceva, no, secondo me mi piaceva. Però vabbè, comunque. Oddio, questa è la mia idea, perché poi una volta che ti arriva certe robe cioè, non lo so, perché io sono una persona anche molto ansiosa, quindi non lo so come avrei gestito il tutto. Quindi da una parte mi gasa, dall'altra non lo so. C'è da dire la Sì, veri no, non è perché facile, lì apriamo un altro tema che esatto, anche esatto, è un'altra gli roba. hobby, gli sfoghi se diventano un lavoro, forse poi Bravo, la dopo. pressione di dover per forza pubblicare ogni tot, e con la musica è difficilissimo, quindi in realtà no, è complicato. Comunque l'ho trasporta ho detto: "Io voglio portarla nel mio mondo educativo, pedagogico, eccetera", perché comunque è una parte troppo forte della mia vita. Quindi alla fine ho creato questo progetto, e anche a scuola mi capita spesso di usare la musica, magari se posso entrare in delle tematiche che la prof sta spiegando e la prof è una sgamata e capisce questa mia skill, come è già successo, mi dice: "Dai vabbè, usiamo questo tema con una canzone rap, portala tu", e l'abbiam fatto in classe. Quello che io faccio in studio nel gruppo l'ho fatto anche a scuola in classe, e dico tantissime volte agli insegnanti di usare, se possono, usare la musica come strumento per spiegare, letteratura ad esempio, italiano ci vai a nozze, cioè potresti tirar fuori 1000 robe, storia volendo, alcune cioè potresti veramente usarla in tante materie, ecco. Sì, Vabbè, è una figata poter farlo. Io quando l'ho fatto a scuola è stato bellissimo, ecco. Quindi ho portato questo genere, questa musica un po' nel mio lavoro in questo modo. anche perché poi la musica a me piace particolarmente la musica quando ascolti quel pezzo che parla di un tuo momento. Cioè te Sì. la senti molto e dici: "Caspita, questa cosa l'ho vissuta anche io". Eh sì, diciamo che la E forza quindi della musica è quella, cioè di descrivere una situazione tua, però poi capisci che siamo tutti uguali a un certo punto di vista, perché se quell'artista riesce a esprimere quella situazione, tu ti ci bagni dentro in quella roba,
e vuol dire che l'ha provata lui, se tu ci calzi dentro vuol dire che siamo simili. Sì. E quindi fa capire anche l'uguaglianza delle persone, cioè nel senso che la musica unisce. E questo è un po' il messaggio di Bob Marley, alla fine è un po' quello, cioè nel senso è stata una persona, io lui lo reputo l'unico forse, che veramente con la musica ha cambiato una società, ha cambiato la gente. Cioè, perché se tu nel momento in cui, in quel momento, in Giamaica c'era la guerra tra le gang, eccetera, 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 due partiti che si ammazzavano, la Giamaica era divisa in due, e tu con la tua musica sei riuscito con un concerto a riunire le persone, a portare quei due politici sul palco e fargli dar la mano. Cioè, capisci che questo è la forza della musica Sì. all'ennesima potenza. Quindi lui un po', secondo me, incarna una roba che non c'è più. Come sei finito in Giamaica? Perché grazie ai miei genitori Ok. che dopo tanti anni, eccetera, volevano fare questo viaggio internazionale e volevano portare mia sorella a fare un viaggio internazionale, e caso vuole che hanno scelto la Giamaica. E per loro è stato un viaggio probabilmente, non lo so, per me è stata una rivelazione. È stata una Una rivelazione totale, cioè vedere le comunità rastafariane, e io poi ho studiato, cioè ho dei libri, ho studiato proprio la religione rastafariana, il loro pensiero, sono mega informato su tutto quello che c'è dietro, e su Bob Marley che era parte cioè lui predicava tramite la sua musica il pensiero rastafariano, no, e quindi mi sono infatti cioè questo tatuaggio One Love, che ho fatto recentemente, pensa te, l'ho fatto recentemente, racchiude un po' tutto quello che io, che amo i tatuaggi, non si vede, è un po' tutto quello che mi ispira. Cioè per me non è soltanto lui, non è soltanto musica, è proprio un'aspirazione ad amare incondizionatamente gli esseri umani, e proprio l'unione che questa musica, la reggae music fa. Ecco. È che lo fai anche con un po' col tuo lavoro, Esatto, col tuo modo di bravo, hai essere. capito? Cioè l'influenza musicale da quel punto di vista la metto un po' nel mio lavoro. Quindi alla fine è tutto quello che ti ho detto. Forse non a caso hai eh, deciso anche di specializzarti nel es sesso, sì, cioè perché alla fine anche quello ci è fa unione, cioè capire. amore, cioè la parola chiave è amore, one love, Sì. cioè è proprio one love, capito? Quello. No, che E poi ci fa capire anche che siamo tutti uguali alla fine. bravo, esatto. Quindi secondo me tutto gira intorno a questa parola, one love. Tutto gira intorno, e penso che la mia vita giri tutto intorno a questa parola. E tutto quello che faccio è questo grande amore che ho per la vita, per l'essere umano, per il bene. Quindi cerco di fare la mia piccola parte in questo mondo dove oggi come oggi specialmente sembra che il male debba vincere e la prepotenza debba vincere. Questo ci stanno facendo vedere. C'è chi in passato ha dimostrato il contrario, Sì. quindi Grazie. grazie a voi. Grazie a voi. Umberto, grazie Grazie a mille. voi. Bellissima chiacchierata. Anche per me, veramente, grazie. Grazie, davvero, Grazie a bellissimo. tutti. Complimenti, continua. Grazie. Complimenti a voi per lo spazio, fatto Continua a benissimo. diffondere. Volevo fare una battuta, continua a diffondere il seme, ma Sì, sì, possiamo sì. dire. Sì, oddio, meglio che non continuo a diffondere il seme, però va bene. Grazie. Grazie Grazie a voi. davvero. No, One love. ricordiamo dove ti possono trovare. Allora, su Instagram umbitorre_pedagogista, e poi vabbè, se cercate su internet Centro l'Arcobaleno Gallarate, è dove lavoro, con tutti i contatti. Ok, vuoi dire anche la via? Via Torino 11, spero Ok. di aver detto giusto. Vabbè. Sì, via Torino 11, perché lo dico sempre, adesso che ci devo pensare. Via Torino 11 Gallarate, sì. Ok, Sì. va bene, Massimo, No, ma è giusto, googlatelo. dovrebbe essere giusto. Va bene, grazie davvero. Grazie a voi, Grazie. grazie a voi. Grazie. Grazie. Ragazzi, seguiteci, mi raccomando. Adesso noi siamo in penombra perché Leo si è dimenticato di caricare le luci. Bravo Tazza Leo. con Bravo Leo. le poppe. E qualcuno se vuole acquistarle saranno sul nostro sito. Carine. Non è vero. E vi ringrazio, seguiteci, ringrazio la regia, un bacio a tutti, grazie a Radio Materia, grazie. Ciao. Ciao.